Bentornati in un nuovo episodio. Allora ragazzi, sto aspettando Rachele. Rachele è l'insegnante di yoga della nostra scuola. L'ho chiamata con la scusa di fare alcuni video pubblicitari da pubblicare per lo yoga. In realtà la mia idea era questa: far praticare a Rachele un paio d'ore con la spada e vedere come se la cava. Lei non sa niente, dovrebbe arrivare a momenti, vedremo come andrà a finire. A fra poco. Allora ragazzi, è arrivata, adesso andiamo ad aprire e poi gli dovrò rivelare che non faremo il filmato di yoga, ma che dovrà praticare con la spada. Ma speriamo non mi dice di no, più che altro. Prego, stanno già riprendendo, vedi? Vieni di là, poi ti dico per bene allora cosa devi fare. Tanto mi stavo solo allenando, stavo facendo alcune riprese. Stai tranquillo. Vai, vieni. Perché? Ti viene da ridere? Non ti fidi? Ho preparato la stanza perché ti devo rivelare una cosa. Non faremo le riprese per la pubblicità di yoga, ma ho avuto l'idea per un mio nuovo video e volevo provare a farti praticare con la spada un paio d'orette e vedere quello che succede. Che si va all'ospedale. Si va all'ospedale. Però accetti? Accetto. Ok. Allora, Rachele è l'insegnante di yoga della nostra scuola. Intanto presentati, dici un po' il tuo percorso. Sì. Un po'. Allora, io insegno prevalentemente Vinyasa Yoga, che è uno stile di yoga comunque abbastanza attuale, che si differenzia soprattutto perché è caratterizzato da una fluidità di movimenti fondamentali nella spada. Ok. E dall'attenzione soprattutto anche al respiro. È uno yoga, diciamo, un pochino più dinamico, dove a ogni movimento corrisponde un inspiro e a quello che segue un espiro. Però non c'è la spada nello yoga, non c'è giusto? la spada. Allora, naturalmente per praticare con la spada ci vuole l'abbigliamento da samurai. Io ti ho preparato di là l'abbigliamento, adesso Silvia ti accompagna, ti trasformi, torni e poi vedremo, ti dirò che cosa ho in programma di fare. Allora, ti sei trasformata in una samurai. Intanto partiamo dalla posizione giapponese Seiza. Una cosa importante è questa: Rachele conferma, tu non hai mai provato la spada. Mai. Non hai mai tenuto una katana, una spada giapponese in mano. Mai. Ti dico perché l'esperimento è importante, perché per arrivare a tagliare ci vogliono davvero tanti anni di pratica, ok? Perché è molto pericoloso. Il mio progetto è quello di fidarmi assolutamente della tua bravura nello yoga e far vedere che attraverso lo studio di un'altra disciplina si può a tempo di record riuscire ad avere dei risultati incredibili. Speriamo. Mano sinistra, mano destra, quasi a formare un leggero triangolo. Lo sguardo è comunque in avanti, non si guarda, è per terra, e facciamo il saluto. Iniziamo? Iniziamo. Questo è il tuo. Come si impugna? Allora, la mano destra rimane avanzata, la mano sinistra sta in fondo col mignolo quasi fuori. Piede destro leggermente avanti. Ok, adesso partiamo da una serie di esercizi fondamentali per imparare a prendere confidenza. Si punta in avanti verso gli occhi dell'avversario. Io, 1, ampia le braccia, apri bene, brava. Io, 1, 2, 9, 10, Lo sono già tirato 3 volte sulla schiena. Sulla schiena? Guarda che non sta andando male invece, eh? Meno male. Vai. Ok. Che ti pare come movimento? Passiamo a un secondo tipo di esercizio. Questa volta è sinistra avanti, e il braccio destro sostiene la spada in questo modo. Semplicemente vado avanti, vedi, e faccio cadere la spada come prima, sempre in direzione della testa, portando avanti la gamba destra. 2, 3, 3. modo. Stiamo sempre sinistra avanti, stavolta la spada è alta sopra la testa e la spada non va all'indietro ma nemmeno punta verso l'alto, diciamo che sta
obliqua così, Ok. come se segnasse due spade, le 10 e 10. Stessa cosa, vado avanti con la destra, io 3, 8, 9. Allora, io direi che sui fondamentali iniziali ci siamo, eh? Adesso però facciamo un altro di questi esercizi, però capiamo cosa vuol dire quando la spada impatta. Tieni la spada in questo modo, ok. Faremo quello che abbiamo fatto adesso. Ok. Uno. Vado avanti, colpisco. Beh, provi tu, eh. Dai, c'ho una mira pessima. No, la mano no, eh. La parte che colpisce della spada proprio qui, la parte finale. Ok. Un'altra cosa che manca è la respirazione. Sì. Quindi nel momento che colpirai, Espiro. devi Ok. buttare fuori. Nel Aspetta, momento del... Sì, avevo capito. Tieni, non tenere la spada così, tieni la spada più, Ok. più. Io. È faticoso. È faticoso. Lasciamo un attimo questo. Un altro allenamento sono questi qua. Questi si chiamano Shinai e la particolarità di questi è che si può colpire più forte. Il cordicino rimane sempre in cima, quindi questo è il dorso della spada Ok. e questo è il sotto della spada, quindi devi sempre assicurarti di lavorare così. Se si rompe questa cordicina vanno via questi fermi che Esatto. tengono queste canne di bambù che sono, vedi, separate e quindi si apre Apre e questa tutto. va buttata via. Uno di questi costa 280 euro. Ok, usiamo qualcos'altro? Va bene? Vabbè. Forte, dai! Os! Yo! Ci siamo, eh? Io penso che è arrivato il momento, diciamo che ha già praticato per un annetto, a questo punto qualche mese, quasi un anno, e siamo pronti per passare al Bokto. Che quando vedranno questo video nessuno verrà più a lezione di yoga. Questo è il Bokto. Allora la spada si porta così, si mette facendola passare Da questo punto di attraverso la cintura, l'akama, tutto. Anche quella che c'ho sotto? Sì, sì, Ok. sì, sì. Destra leggermente avanti, andiamo a impugnare la spada, portiamo avanti il più possibile il fodero. Non è la spada che esce dal fodero, Ok. se vuoi un'estrazione veloce, Ma il fodero. ma è... Ah, Tiri più velocemente che puoi il saia dietro, aprendo un po' la posizione, la spada è uscita e mandandola avanti arriva Ok. direttamente. Ora c'è da rimetterla dentro e si fa così, si prende il fodero e si lascia libero, pollice e l'indice. Il fodero si ruota, si appoggia il dorso della spada sul fodero e catturi il legno con le due dita. Fai scorrere tutta la lama fino a che la punta non arriva, vedi, sostenuta con l'indice qui. Quando è tornata dentro, lentamente si va a rinfoderare. 2, vicino all'orecchio, in fronte all'avversario. Ok, manca un altro movimento che adesso lo facciamo. Prima di rimettere la spada a posto facciamo questo movimento. 1. Cos'è questo movimento? Quando tu hai tagliato una persona hai fatto una cosa che è abbastanza negativa, Per levare anche se era positiva perché era un tuo nemico, quindi era un po' come scrollare la spada da questa negatività. 1, testa, 1, 2, 3, と。Brava, Hey, ya, to. Hey, ya, to. A questo punto ormai è tanto che pratichi, è arrivato il momento di passare a una spada vera. Io. Dai, io. A metà. Bene. Cattura. Manda indietro il saia mentre fai questo. Sì, eccola lì, ci sei. 1. Sì. Oh, perfetto. 1.
Io. Ok, allora, posizione, piede dietro puntellato, l'altra gamba vicino, schiena dritta, non devo sedermi sul piede dietro naturalmente, però non devo essere nemmeno così avanti. Quindi è la posizione. Cioè, comodissimo. Io. Brava. Con la sinistra, carica. Oh. Spalla destra, carica. Oh. Carezza, para, 1, ruota, 2, indietro, 3, taglio, oh. Lento, ok, 1, spalla, e là, 1, 2, io. Andavi a tagliare. Ok, hai avuto un coraggio incredibile a venire avanti. Ok, spalla, brava, 1. Ok, in realtà a me mi giungono voci che a yoga fai delle posizioni, delle cose che sono incredibili, cioè ci vuole una forza allucinante. Quindi dai, questo per te. Alla prossima lezione 50.000 chaturanga, sei invitato. Cosa sono i chaturanga? Lo scoprirai. Ho capito. È arrivato il momento di indossare una spada affilata e qui finisce il gioco. Il taglio avviene per così, 45 gradi, quindi stai proprio di fronte con la sinistra avanti, in questo modo qua. Facciamo in questo modo. La spada rimane sempre qui. Ti sposti te in questo modo. Ok. E poi da lì, con un colpo secco deciso, vai giù così. Ok. Tachikaze, il fischio della lama. Se la lama fischia in questo modo vuol dire che sta attraversando l'aria in un certo modo e il taglio era buono per tagliare. Ok. Ok, allora, secondo il test fatto non c'è il tachikaze, non c'è il fischio della spada. Tecnicamente la spada non dovrebbe tagliare, ma visto che in questo caso il bersaglio è molto tenero, la spada è abbastanza affilata per tagliarlo. Allora, non avere fretta di tagliare, cioè te devi pensare una cosa, devi guardare bene il bersaglio, devi essere ben allineata al centro, ti sposti, ti sistemi meglio che puoi, focalizzi, proprio devi vedere una riga rossa immaginaria che taglia, quando è il momento raccogli la tua energia, meglio di te, chi la può raccogliere energia e vai. Non aver fretta. Devi sentire che stai raccogliendo, focalizzando il bersaglio, respiro, unisci tutto piano piano, poi vai. Ok, in realtà guarda, ne hai tagliate 3 e non hai tagliato la quarta. Vedi? Nella quarta la spada non era più allineata e quindi hai tagliato queste 3 per bene e poi a regola hai perso un po' il controllo e qui la spada non è arrivata. Non è andata male per essere la prima volta. È migliorato, vedi, anche qui come prima stavi però è migliorato, vedi? Già il pensiero di tagliare in un certo modo ha funzionato. Come ci si sente? Bene. Ok, allora dai. Più difficile, vero? Sembra molto più duro, Lui? Sì.
Lo tratterà addosso, Dici qualche impressione, dai. Ora, abbiamo fatto quello che potevamo, però insomma tra fondamentali e tutto, mai aver preso la spada, aver fatto sempre un percorso e comunque già un risultato era arrivato, non è male. Sono contenta. Quindi impressioni? Vedervi, cioè, sembra una cosa semplice, non è per niente, c'è tanta tecnica dietro. Insomma ragazzi, allora per me è andata benissimo, perché a parte poi anche la pratica è fondamentale, cioè la coordinazione non è assolutamente facile, vi garantisco, e per non averlo mai provato e soprattutto mentalmente non era preparata perché lei pensava di fare un'altra cosa. Ok ragazzi, allora Rachele, anche tu hai Instagram, se volete potete seguirla, lei non ha un canale, tu non hai un canale, no. Lei insegna, non fa il buffone come me. Quindi lei insegna, però se volete potete seguirla. Ragazzi, mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, condividete video, ma soprattutto fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questo video e magari se volete vedere un'altra parte di questa prova che abbiamo fatto. Adesso io vi saluto, Rachele vi saluta. Ciao a tutti. Poi possiamo fare il video promozionale per lo yoga. Ok. Però, okay. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!